Intervista con lo chef Ugo, scrittore di Metà, libro contenente ricette che partono dall'antipasto fino ad arrivare al dolce. Ogni piatto viene servito non interamente, ma come mezza porzione, per ricordare un suo periodo di vita segnato dall'obesità. Siamo qui, virtualmente, a Villa Torlonia, con il capo cuoco Ugo Patierno, del ristorante Executive Chef, luogo dove apprezzare e assaporare ogni piatto. Bene, chef, ci può raccontare com'è nata la sua passione per la cucina? La mia passione per la cucina nasce da quando comunque ero proprio ragazzino, 8-9 anni circa, però la suddividerei in tre step. Diciamo il primo step è stato quello di essere il supporto di mia madre e cercare di aiutarla nelle preparazioni per me, per lei e per i miei fratelli. Quindi ero, diciamo, il cuochetto di casa, il primogenito cuochetto, quindi che cercava di aiutare al massimo la mamma, quindi già c'era il primo approccio nel mondo della cucina. Mentre nel secondo periodo, quindi nel secondo step della mia vita, dove mi sono ritrovato a combattere con un'obesità gravissima di 248 kg, lì avevo un approccio con la cucina molto più aggressivo e con gli alimenti molto più aggressivo. Mentre nel terzo step della mia vita professionale e di vita personale mi sono ritrovato a dimagrire 160 kg, quindi a riavere un approccio molto più profondo con il cibo, tale da farmi scrivere un libro, Metà o Meta, meta da raggiungere, quindi sai, è un gioco di parole. Quindi ad oggi diciamo ecco lo suddividerei in tre fasi proprio perché c'è stata questa evoluzione da questo cibo nemico che mi diventa amico. Riesce ancora a ricordare i profumi inebrianti della cucina della nonna? Come dimenticarli? Come dimenticare i profumi della domenica? I profumi della domenica che la nonna sprigionava in tutto il quartiere quasi. Quindi sono ricordi che non andranno mai via e proprio perché c'è ricordo di genuinità, di semplicità. Quale fu il suo primo piatto che ricorda aver cucinato? Il suo piatto della memoria, insomma. Il mio primo piatto lo ricordo perfettamente proprio perché lo porto sempre in ogni cucina dove io vado ed è pasta e patate con la provola. Quindi ho questo ricordo che con mia madre me lo fece cucinare con lei per la prima volta e ormai fa parte di me, quindi pasta e patate con la provola. Si sarebbe mai aspettato di diventare uno chef? Beh, aspettarmi di essere uno chef, diciamo, dalla sera alla mattina, proprio no. Mi sono impegnato, ho studiato tantissimo, ho fatto tanti sacrifici, ho cercato di imparare tantissime altre culture, proprio perché il diventare chef era sempre stato uno dei miei obiettivi più grandi. Bene, ci racconti allora com'è la vita da chef? Faticosa, immagino. Da chef, anche seppur molto sacrificata, piena di responsabilità, potrebbe rivelarsi comunque molto interessante, visto che ti dà la possibilità di poter viaggiare e nello stesso tempo lavorare, quindi conoscere posti nuovi, culture nuove, lingue nuove. Ma comunque, come tutti i lavori, la vita dello chef è abbastanza comunque anche molto piena di responsabilità, si lavora quando gli altri non lavorano, però ci sono i pro e i contro come tutti i lavori. Io preferisco la mia vita da chef. Quando lei si trova in cucina, si sente felice? Realizzato? Se sono felice quando sono in cucina? Sì, molto felice. È il mio habitat, quindi mi trovo molto bene nel mio habitat fatto d'acciaio. Quindi sì, molto felice.
Saprebbe dirci qual è il suo stile di cucina? Cosa lo rappresenta? Il mio stile di cucina è uno stile di cucina tradizionale, ma lascio sempre libero sfogo alla creatività, quindi cerco di unire la cucina tradizionale, ma renderla sotto un aspetto visivo magari differente, quindi cerco di sprigionare al massimo la mia creatività. Nasco e credo che la migliore innovazione oggi sia la tradizione. Quindi io continuerò a portare avanti quello che sento molto più mio, cioè che la mia tradizione. Vorremmo sapere, se è possibile, qual è l'ingrediente che non può di sicuro mai mancare nella sua cucina. In realtà questa domanda mi è stata fatta molte volte e anche adesso risponderò come ho sempre risposto. Io credo che in cucina l'ingrediente principale sia il cuore, solamente il cuore. Dopo aver mandato un piatto in sala, è sempre e comunque fiero del risultato? O certe volte ha pensato che potesse fare di meglio? Si accetta una carica come lo chef, quindi quando si accetta un impiego del genere, io credo che bisogna essere comunque sicuri di se stesso e delle persone che ci si è circondati in una brigata. Quindi credo che in ogni piatto che lo chef vada a presentare debba essere al 100% sicuro di quello che è nel piatto, quindi senza rimorso, senza poter pensare che poteva fare di meglio. Quindi io penso che lo chef nel piatto, a fine percorso, deve sempre esibire il massimo di se stesso senza avere nessun tipo di ripensamento. Fino ad ora, questo mestiere la rende felice? Questo mestiere finora mi ha dato la possibilità di poter crescere, poter viaggiare, poter imparare cose nuove da altre persone. Quindi sì, fino adesso mi rende felice e orgoglioso di quello che faccio.